Buongiorno a tutti. Allora, l'avventura di oggi si svolge a Gaeta. In particolare dietro di me c'è il Castello Angioino, la parte antica della città. E per oggi ho pensato appunto di recarmi qui per fotografare proprio questa porzione della città all'alba. Dove sono io è il promontorio che c'è sopra Gaeta, si chiama Monte Orlando, che peraltro è qui alle mie spalle. Lì c'è il faro di segnalazione e questa mattina appunto mi sono svegliato all'alba, mi sono inerpicato sulla cima di questo promontorio in bicicletta per poter riprendere l'alba. E voi dite, grazie di avercelo detto. Sì, perché tutto i b-roll e tutta la mia spiegazione che ho fatto finora, un'ora, praticamente è andata tutta perduta perché mi ero dimenticato che quella fotocamera era settata su time lapse, quindi questa volta ci siamo persi tutti i preparativi al buio, il percorso in bicicletta al buio, eccetera eccetera eccetera. Va bene, più tutte le spiegazioni delle fotografie che ripeto adesso. In pratica il sole è sorto lì esattamente dove ho il dito io, solo che è stato coperto dalle nuvole, quindi è sorto ormai già da quasi un'ora e quindi non c'è stata la possibilità di riprendere il soggetto principale, che è appunto la città qui sotto di me, con il sole nascente alle sue spalle. C'è stato un pochettino di colore che tuttora c'è e quindi questo mi ha dato l'opportunità di sperimentare un po', soprattutto con le lunghe esposizioni e anche con qualche fotografia astratta delle montagne in lontananza e con qualche raggio di sole che talvolta filtrava. Quindi è stata una mattinata che non ha dato i frutti sperati, ma comunque mi ha consentito comunque di sperimentare cose che da un po' che non facevo, tipo appunto le lunghe esposizioni. Per ciò che riguarda la composizione, questo è molto semplice perché parliamo del promontorio con la città antica, incorniciata da questi cespugli che sono qui alle mie spalle. Ho un po' giocato sulla posizione della città rispetto allo sfondo, quindi l'ho messa un po' più al centro oppure un po' più in basso a sinistra nella fotografia, in modo che indichi le catene montuose in lontananza, dove peraltro stava colorandosi il cielo all'alba, e quindi sono foto che spero siano venute bene, anche se chiaramente non sono epiche come avrei sperato. Vediamo se vi piacciono, saranno a seguire e ci vediamo dopo.
Allora, diciamo che oggi è il weekend, anzi proprio oggi è il giorno in cui si passa dall'ora legale all'ora solare, quindi questo mi ha consentito di alzarmi a un orario umano per fare l'alba e però è anche vero che essendo un orario un po' più tardi del solito, che sono le 8:30, il mio stomaco mi ha imposto di fare una piccola pausa con il Ringo Cacao. Era da un po' che non raccontavo le mie mangiatine, i miei spuntini. Comunque, a parte questo, è veramente impagabile sedersi su questa panchina, avere tutto il mare davanti, in questo scenario incredibile della costa di Ulisse. Veramente il nostro paese è costellato di meraviglie che spesso noi non sappiamo valorizzare, non tanto dal punto di vista turistico, ma proprio dal punto di vista dell'orgoglio di vivere in un paese così, che consente in pochi chilometri di passare da uno scenario incredibile a quell'altro. Comunque, a parte questo momento di alta filosofia, buon appetito a me e ci vediamo tra poco. Allora, Monte Orlando è un posto molto interessante, molto bello da visitare. Infatti, oltre ad avere una valenza sacra, perché sulla cima c'è il mausoleo di Munanzio Planco, che sinceramente non ho idea di chi sia, ma ve lo metterò in sovraimpressione, un riassunto della sua storia. In ogni caso è un posto che strategicamente è stato sempre molto ma molto importante. Infatti, sin dai Borboni e dal Risorgimento poi, questo monte è stato fortificato, è costellato di postazioni di artiglieria e comunque fortificazioni di difesa sia della città di Gaeta sia di questo tratto di costa, in quanto chiaramente è un elemento dominante soprattutto sul mare, e quindi ci sono fortificazioni, ci sono gallerie, tunnel, riservette munizioni, ex riservette munizioni, ed è stato anche molto importante nella seconda guerra mondiale e anche nel dopoguerra. Tuttora qui ci sono alcune strutture della difesa, c'è un centro di dematerializzazione, precedentemente era un istituto poligrafico dell'esercito, c'era anche un carcere militare che adesso è in disuso, e quindi è un posto peraltro ben tenuto, in quanto tutte le fortificazioni, da quello che vedo io, sono visitabili, sono accessibili al pubblico. In più hanno fatto anche un percorso vita, quindi già ho incontrato un paio di persone che sono venute a fare attività fisica. Ci sono un paio di chiese, c'è anche un monastero, ci sono dei punti panoramici, uno dei quali è da dove ho fatto le foto. Quindi è un posto dove si può passare una bellissima giornata facendo un'escursione interessante, molto varia, ed è quello che stiamo facendo noi in questo momento. Quindi adesso vado alla ricerca del mausoleo e ci vediamo dopo. Dimenticavo, questa montagna è anche famosa perché si chiama la montagna spaccata. Infatti c'è una curiosa formazione, cioè una fenditura, che anche quella è visitabile, devo però capire come fare ad arrivarci, ed è molto, ma molto, dalle foto che ho visto, particolare. È anche
bella da vedere e da visitare. Ci vediamo tra poco. Malgrado, perché poi so che dovrò risalire perché la bicicletta ce l'ho in cima, sto scendendo verso l'area cosiddetta delle polveriere. Ci sono delle polveriere, penso della seconda guerra mondiale o del dopoguerra, e in quella zona, oltre ad esserci dei belvedere, ma comunque qui ogni posto è un belvedere, comunque in quella zona lì c'è una falesia detta montagna spaccata, quella di cui abbiamo parlato prima. Per cui provo a raggiungerla, vediamo che cosa ci riserva. Ho visto delle foto molto belle, però mi pare anche che quello sia un posto dove si può anche arrampicare, quindi fare scalate per chi fa roccia, e quindi non vorrei cascare di sotto. Comunque sicuramente è un posto accessibile al pubblico. Dopodiché c'è un altro luogo che si chiama Grotta del Turco, che è molto simile, è un'altra falesia, che proverò a visitare e a seguire. Quindi una volta tornato in cima prendo la bicicletta, riscendo, c'è il santuario e lì dal santuario si accede a questa grotta. Quindi vediamo un pochettino come procede questa avventura, che è piena di sorprese anche per me, e quindi ci vediamo tra poco. Che ci stiamo lasciando alle mie spalle è detta Comando delle Polveriere, quindi ci sarà stato sicuramente il comando, quindi il comandante di tutta l'area quando all'epoca queste polveriere erano attive. Quello che mi meraviglia sempre è vedere come in passato questa attività di dirigenza, tra virgolette, di controllo di una qualunque cosa, sia militare che civile, fossero svolte in locali veramente piccoli, quindi mi fa pensare che ci fossero pochi addetti. Adesso con la tecnologia che c'è tutto si è moltiplicato anche dal punto di vista della forza lavoro, una cosa che non mi sono mai riuscito a spiegare bene. Comunque continuiamo la nostra camminata.
questa qui è una delle tante polveriere che costellano questa montagna. Di per sé non è che sia un soggetto particolarmente interessante o che abbia un interesse storico di particolare rilievo. È che mi sono ricordato di avere con me il filtro agli infrarossi. A dire la verità, la cosa era leggermente premeditata, perché mi ero portato anche l'unico obiettivo con cui riesco a usarlo, cioè il 35 mm f2. Per cui mi sono cimentato in una foto agli infrarossi, in quanto questa polveriera, essendo incorniciata da questa vegetazione, come abbiamo visto l'anno scorso in quella serie di video sugli infrarossi, sulla foto agli infrarossi, il fogliame emette questi infrarossi e quindi viene bianco e quindi può dare un effetto molto molto particolare. A dire la verità, l'effetto finale lo si può sapere solamente quando si mette la foto sul computer. Con questa fotocamera chiaramente, se uno non cambia niente e avvita il filtro, tutta la foto viene rossa, completamente rossa. Per capire un pochettino come può avvenire l'effetto finale occorre simulare il bianco e nero, quindi la luce entra nel filtro, viene tagliata tutto il resto della luce tranne il canale infrarosso, quindi fondamentalmente la foto diventa rossa. La fotocamera però, con la simulazione in bianco e nero, riesce a dare un'anteprima di come può venire il risultato finale qualora noi decidiamo di convertirlo in bianco e nero in post produzione, perché volendo per motivi artistici si può anche lasciare così, quindi rossa. Devo dire che la difficoltà di questo tipo di foto, non disponendo di una macchina dedicata, è proprio quella che il filtro è fortemente bloccante, quindi blocca praticamente tutta la luce visibile e quindi ha un effetto molto marcato nel scurire la fotografia, quindi è come se fosse un filtro ND da 50 stop, per cui i tempi di scatto sono molto lunghi, è necessario il treppiede. Spesso, se non si ha una fotocamera che riesce a adottare tempi di scatto superiori ai 30 secondi, bisogna aumentare gli ISO, bisogna chiudere il diaframma. Io ho fatto 2 o 3 tentativi e vediamo qual è il migliore a seguire. Chiudo questa piccola sosta dicendo che qui è un posto meraviglioso, ma siamo a fine ottobre, mosche e zanzare mi stanno uccidendo. Le mosche sono una cosa incredibile, quindi sappiatelo se volete venire qui. A dopo. Allora, eccoci arrivati alla Grotta del Turco, che è la prima delle 2 falesie di cui ero alla ricerca. È veramente molto impressionante. Fino a poco tempo fa si poteva scendere fino a sotto, adesso invece è chiuso a questa altezza, però il panorama è molto impressionante. Qui c'è un sacco di gente, adesso sto approfittando di un momento di calma, però a parte la classica foto normale, ho fatto una lunga esposizione dall'alto, cioè da qui, proprio per evidenziare quest'acqua che si insinua in questa grotta naturale. Ho fatto più tempi, giocando un po' con l'apertura del diaframma e con gli ISO, in modo tale da avere differenti struttura dell'acqua e poi in post produzione vedere quello che mi piace di più. Non è una foto
particolarmente interessante dal punto di vista fotografico, ma invece è molto drammatica nella sua essenza. Quest'acqua che penetra in questa falesia, con questa grotta, questo arco, è molto, molto bello. E poi, come potete sentire, il mare oggi si fa sentire, appunto. Quindi proseguiamo nella nostra avventura. Eccoci qui alla montagna spaccata. Qui è il punto di arrivo del percorso che avete visto prima, con tutto il fascino che possa avere questo posto e anche per certi versi incredibile come è stato costruito, però fotograficamente non riesco a trovare lo spunto per nessuna fotografia. Fermo restando che peraltro ho paura di cascare di sotto io, la macchina fotografica, la telecamera, quindi direi che l'avventura finisce qui. Oggi era un po' che non facevo gite, uscite così varie, perché siamo partiti dall'alba, poi abbiamo fatto un po' di lunghe esposizioni, fotografia a infrarossi, e i soggetti sono cambiati. Ultimamente invece mi sono reso conto che era un po' monotematico, per cui si andava in un luogo per il tramonto e per l'alba o per l'alba o viceversa, e poi quello era, diciamo così, non c'era una ricerca molto varia e approfondita di altri soggetti. Per cui sono abbastanza soddisfatto della gita di oggi, per quanto sia un luogo in città, però è molto molto affascinante, quindi invito tutti a visitare Gaeta, in particolare il Monte Orlando, magari studiandone un pochettino la storia, che è molto varia, ha degli elementi sia sacri e sia militari, e quindi può interessare a più di una persona una visita. È un luogo dove si può passare serenamente un'intera giornata. Poi c'è Gaeta, che comunque è una bellissima città, c'è Sperlonga, c'è Formia, sono tutte località molto molto belle del circondario. In più, per chi ha il camper, ci sono varie opportunità di sosta, non sono gratuite, sono, per quello che sono, direi anche abbastanza costose, però peraltro sono comode in città, e quindi perché non approfittarne? Ci ho detto, se vi piace questo video mettete un like, mi fa molto piacere. Se avete qualche domanda oppure qualche correzione, perché mi rendo conto che il posto dà molti spunti e non so se sono stato sempre preciso, fatemelo sapere. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura.
scusate se ritorno, in pratica prima stavamo sul soffitto di questa cappella, incredibile. Comunque, venite a visitare Gaeta.